Ciao a tutti! È da molto tempo che vedo in giro tutti che assaggiano la One Chip Challenge, la famosissima patatina più piccante del mondo. E c'è un marketing pazzesco dietro a tutto questo. Dalla confezione a forma di bara, il teschio, e all'interno ci sono degli adesivi per chi riesce a vincere la sfida. È un costo assolutamente fuori di testa per una sola patatina, circa 16 euro. Cosa ci metteranno mai dentro a questa patatina? Chissà quale intruglio di spezie ci sarà mai dentro per farla pagare così tanto. E quindi la domanda che mi sono posto è: ne vale la pena? Sarà davvero piccante? Ma soprattutto, sarà buona? Perché da una patatina che costa 16 euro mi aspetto che sia pazzesca, che sia buonissima e talmente piccante da farmi piangere. L'ho dovuta provare. E ora vediamolo insieme. È da tanto tempo che desideravo assaggiare questa patatina. One Chips Challenge. Ingredienti. Siccome c'è scritto in tedesco devo andare a prendere il traduttore. Dunque, patatina di mais ad alto contenuto di peperoncino. Peso 2,5 grammi. Ingredienti: farina di mais 72%, olio di semi di girasole, mix hot Chips Challenge, 6% di sale, Carolina Reaper, Trinidad Moruga, Naga Habanero, estratto di pepe nero, aroma naturale, maltodestrina e colorante naturale, succo di barbabietolo essiccato. Ok. Bene. Allora, dentro c'è una patatina. Dicono che la dose sarebbe mezza patatina. Consigliano di utilizzare i guanti, che ci sono all'interno. E questo ve lo consiglio anch'io. Allora, che cosa abbiamo qui? Abbiamo un guanto, sembrerebbe in nitrile. Ok, qua c'è, interessante questo. Allora, dentro abbiamo un guanto, la bustina con dentro la patatina, poi qui c'è un adesivo di quelli stile tattoo che si facevano quando eravamo bambini. Questo non so cosa sia, un altro adesivo. Boh. Poi c'è un biglietto con della pubblicità. La cosa interessante che c'è anche qui all'interno è che spiega, appunto, ti devi mettere il guanto, devi leggerti questo, poi ti mangi la patatina e il primo minuto è leggero, dopo 2 minuti diventa un po' più forte, dopo 3 minuti è al massimo e poi scende. Quindi dopo 3 minuti inizia a scendere, a 5 minuti non dovresti più sentire niente. Poi vabbè, dicono che se è troppo piccante di mangiare formaggio, latte, yogurt, quelle cose lì, io non posso. Quindi se è troppo piccante me lo tengo. Poi ci sono altri prodotti, c'è la carne essiccata, c'è altre patatine, ci sono le caramelle, ci sono altri prodotti. Consigliano di non utilizzarlo se avete meno di 16 anni, se avete problemi di asma, problemi di cuore, se avete logicamente allergia alla capsaicina, perché qui ce n'è dentro un concentrato. E quindi proviamolo. Ah sì, qua c'è scritto mezza chips, sarebbe la porzione. Infatti c'è dentro una chips intera. Che sa di piccante. Che facciamo? Allora, la prima cosa che si sente è quando tu la sgranocchi, visto che è bella croccante, si stacca la polvere di peperoncino e ti va in gola, ti va un po' nel naso e quindi la prima cosa che senti è quella. La seconda cosa che senti è il pepe, non il peperoncino. Il pepe, infatti mi domandavo perché ci hanno messo il pepe,
che a me sinceramente non è che mi fa impazzire. Non lo so. Quanto sarà passato? Vabbè. Allora, sento bruciare le labbra. Giustamente se c'è dentro il Carolina Reaper lo conosco bene, ho alcuni peperoncini secchi di Carolina Reaper in polvere e quelle poche volte che mi capita di utilizzarlo lo senti subito sulle labbra. Allora, sì, si sente salire qualcosina. Allora, in bocca niente, si sente le labbra e dietro la lingua in fondo. Quindi, teoricamente questa non è ancora la capsaicina che si sente, ma è la diidrocapsaicina, che la si sente appunto dietro. Mi sembra che si pronunci così. Sì, si sente in fondo alla lingua pizzicare particolarmente, ma nulla di speciale. Mi aspettavo molto di più. Dunque, sale, è vero, si sente salire, ma ripeto, nulla di eccezionale. Vi ricordo che questa salsa è molto migliore, è molto più buona di gusto e come piccantezza la si sente bene in bocca, sulla lingua. Io in questo momento di questa patatina sto sentendo soltanto dietro qua alla lingua. La cosa è strana perché la capsaicina la senti subito su tutta la lingua, quindi è strano. Forse il mix di spezie, il mix di polveri di peperoncino è stato studiato proprio per questo motivo, per avere un aumentare graduatorio, ecco, se così si può dire. Dunque, One Chips Challenge. Molto probabilmente il mio peggior acquisto. Ha un costo notevole questa patatina. Cioè io con quello che ho speso per questa patatina mi compravo cosa? 20 pacchetti di nachos, di patatine fatte così? Una ventina? Sì. Nature. Avrei potuto comprare 10 patatine Nature e 10 patatine, 10 pacchetti di patatine Nature e 10 alla paprika, che a me piace tantissimo. E poi avrei potuto fare un bel lavoretto. Avrei potuto prendere il mio Carolina Reaper in polvere, per esempio. Poi avrei potuto prendere tanti altri peperoncini che ho essiccati, polverizzarli, fare un bel mix, mettere in un sacchetto delle patatine che pagato 1/20 di quello che mi è costato questo qui, metterci dentro un cucchiaino del mix di polveri che ho fatto, chiudere bene il pacchetto di chips per non fare andare in giro la polvere di Carolina Reaper e quant'altro, per non uccidere i familiari, sbatterlo un po' e poi avere lì un pacchetto intero di chips tipo questa. Quindi io non lo so quanto valga la pena comprare questi prodotti. Qua è tutto marketing. È una cosa stupida, secondo me, fare a gara con l'amico per vedere chi è che mangia più piccante. È un po' una stupidaggine, no? Fare la gara. Mangiare il peperoncino è un piacere, è una goduria. Non è una gara a vedere chi riesce a resistere di più. È un piacere. E quindi è non gustare il peperoncino più piccante del mondo. Mangiare il Carolina Reaper non è un piacere. Non ha un gusto buono come altri peperoncini. Un habanero è 100 volte più buono. È personale questo, è soggettivo.
È il mio parere, ci sono peperoncini che sono molto molto più buoni del Carolina Reaper e sono meno piccanti, quindi perché bisogna fare la gara di chi mangia più piccante? No, facciamo la gara di chi ha coltivato il peperoncino più buono. Ecco, e a proposito di questo, vi consiglio di seguire il canale di mio amico Matteo, e qui vi lascio il link. Lui fa degli assaggi di peperoncini dove vi spiega tutto, al di là del fatto che vi spiega la differenza della stessa pianta coltivata in un vaso grande, un vaso piccolo, nell'orto, in ombra, al sole. E questo è molto interessante. Vi fa vedere le differenze proprio. E in più assaggia il peperoncino e vi spiega tutto il gusto, vi spiega quello che prova, quello che sente. Lui proprio mangia i peperoncini per piacere, non per fare a gara e dimostrare. Ecco, infatti lui penso che questo qui proprio non butta via i soldi come ho fatto io stupidamente. Ecco, comunque io l'ho fatto per il bene della scienza. Così adesso anche voi sapete che il One Chips Challenge è una stupidaggine, è molto meno piccante di quanto credevo, mi è costato un rene e vabbè, soldi buttati dalla finestra. Piuttosto vi consiglio di comprare una salsa come questa che è molto ma molto più piccante. Ecco, cosa avrei dovuto fare? Se avessi avuto un'altra patatina come quella lì, una One Chips Challenge, ci avrei messo su anche un po' di questa salsa qui, che perlomeno sarebbe diventata buona e più piccante. Comunque sia, questa esperienza mi ha dato un'idea. Mi ha fatto pensare subito alla cifra 16 euro. Quanti pacchetti di patatine delle nostre patatine preferite possiamo acquistare con 16 euro? Parecchi. E quindi voglio creare un pacchetto di patatine, e non una patatina soltanto, che mi faccia vivere un'esperienza gratificante. Avendo fatto la polvere di habanero e Madame Jeanette, e qui vi lascio il video su come poterla ottenere senza correre alcun rischio di muffe. Ecco, qui so esattamente che cosa c'è dentro. Habanero. Sono profumatissimi, sono super saporiti e sono abbastanza piccanti. Adesso prendete il pacchetto di patatine che più vi piacciono, aprite semplicemente il pacchetto, ci mettete dentro quanta polvere di habanero volete. Potete anche utilizzare qualsiasi altro peperoncino. Io utilizzo l'habanero perché lo adoro. Mettetecene mezzo cucchiaino per iniziare, poi chiudete bene il sacchetto, scuotetelo, aprite e assaggiate. E poi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. Ecco, in 10 secondi e con 2-3 euro avete ottenuto un pacco intero di patatine super piccanti e buonissime. Quindi, verdetto finale, la One Chips Challenge è un furto, non la comprerò mai più. Bene, detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Se avete commenti da lasciare, come sempre, lo spazio sotto è tutto vostro. Grazie per essere stati con me anche questa domenica e piccanti saluti!